Bene, 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 oggi ripercorreremo la biografia della cantante di fama internazionale Ariana Grande. E perché proprio lei, con così tante biografie da raccontare? Non lo so, però sono sicuro che alla fine direte: ma sai che proprio non me l'aspettavo, è brava Ariana Grande. Per questa biografia mi sono concentrato soprattutto sulle relazioni sentimentali, perché ha fatto molto discutere il suo approccio con i ragazzi, soprattutto quelli fidanzati. Ovviamente non ci interessa il numero di partner con cui è stata, ma chi se ne frega, o la durata delle relazioni che ha avuto, doppio chi se ne frega. Siamo qui solo per capire se è vero che quasi tutte le relazioni di Ariana Grande iniziano con qualcuno che piange perché viene lasciato. Mi sono fatto lo schemino per capirci qualche cosa, ve lo faccio vedere così iniziate a prendere confidenza con la questione che ho intitolato RCI, ruba cuori impegnati. Con i suoi 379 milioni di follower su Instagram, visualizzazioni su YouTube che superano il miliardo, attrice di successo in serie TV e musical, ricoperta di premi e contropremi. Questa intro sta durando fin troppo, quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Ariana Grande Butera, in arte Ariana Grande. Ariana Grande nasce a Boca Raton, in Florida, il 26 giugno 1993. Poteva essere dei gemelli e invece è cancro. È figlia di Joanne Grande ed Edward Butera. Ariana cresce in una famiglia benestante. Sua madre Joanne ha un'azienda che produce allarmi di sicurezza per la marina e suo padre Edward ha una società di grafica pubblicitaria. Joanne ha anche un altro figlio di nome Frank, che è nato nel 1983 e ha avuto dalla sua precedente relazione con il medico Victor Marchione. Ariana quindi cresce con un fratellastro più grande di lei di 10 anni. Ariana Grande ha discendenze italiane, ecco perché si chiama così. Lei, a differenza del re Carlo, ci ha risparmiato la traduzione del suo nome. I suoi bisnonni si chiamavano Antonio Grande e Filomena Venditti ed emigrarono dal Molise agli Stati Uniti in cerca di fortuna, o quantomeno in cerca di fortuna per i loro figli e i loro nipoti. Suppongo che alcuni di voi si stanno chiedendo: oddio, la bisnonna di Ariana Grande è parente di Antonello Venditti? Purtroppo no, o almeno non abbiamo alcuna prova di questa parentela, anche perché il cognome Venditti è molto diffuso in quella parte d'Italia. Ma andiamo avanti. Ariana, già all'età di 2 anni, è una grande appassionata di hockey. I suoi genitori la portano a vedere quasi tutte le partite della sua squadra preferita, i Florida Panther. Ma l'episodio che sto per raccontarvi risale a quando Ariana ha solamente 5 anni. Hanno inaugurato il nuovo stadio e Ariana con la sua famiglia si siedono alle spalle della rete dei rigori e per 2 volte Ariana viene colpita dal disco di gioco. Per 2 volte, cioè già è difficile essere colpiti una volta, ma 2 volte nella stessa partita e a una bambina di 5 anni, quindi comunque è tipo un bersaglio piccolo, mica un cartellone pubblicitario. La prima volta viene colpita sul polso e la seconda volta in testa. La portano subito in infermeria e per fortuna non si è fatta niente di grave, infatti le danno soltanto del ghiaccio da tenere sul livido. Increduli, i giocatori dei Florida Panther regalano alla bambina gadget di ogni tipo, magliette, cappellini, insomma tutta la roba del merchandising della squadra. Nessuno poteva pensare che solamente 3 anni dopo, a soli 8 anni, quella stessa bambina avrebbe cantato l'inno nazionale proprio all'inizio di una partita di hockey. Sì, perché già a 8 anni Ariana canta e viene molto apprezzata. Ad esempio, lo stesso anno, sempre a 8 anni, Ariana è andata a fare una crociera con la sua famiglia e ha cantato la serata karaoke che si è tenuta sulla nave. Non lo sappiamo quale canzone ha cantato, quindi facciamo così: ha cantato Rose rosse per te. Ariana finisce di cantare: ma il mio cuore lo sa cosa voglio da te. E tra i clienti della crociera, quella sera, tra gli ospiti c'è anche una famosa cantante latina di nome Gloria Estefan, che si avvicina alla piccola Ariana e le dice che ha talento e che dovrebbe inseguire il sogno di fare la cantante. Ariana però non vuole fare solo la cantante, lei ama anche recitare e quindi si esibisce in più occasioni a dei musical per mettere in scena Il Mago di Oz, La Bella e la Bestia. Insomma, il musical è il perfetto connubio tra recitazione e canto.
Per questo motivo Ariana adora i musical e suo fratello Frank condivide ancora di più di Ariana la passione per i musical, tanto che intraprende proprio questa carriera artistica a Broadway, ottenendo ottimi risultati. Arriviamo a quando Ariana ha solamente 9 anni e i suoi genitori divorziano. Lei rimane a vivere con la madre e il fratellastro. In questa fase della sua vita interrompe i rapporti con suo padre, che riprenderà verso i 13 anni. Nel 2003 Ariana ha 10 anni ed entra a far parte di un gruppo musicale composto da ragazzini che si fanno chiamare Kids Who Care, che vuol dire tipo bambini che si preoccupano, che ci tengono. Suonano e cantano nel sud della Florida per raccogliere fondi da donare in beneficenza e nel 2007 raccolgono la bellezza di $500.000. Nel 2006 Ariana ha 13 anni e si trasferisce a Los Angeles perché vuole incidere un album, ma nessun discografico l'ha presa sul serio per via dell'età. Ariana continua per la sua strada e a 15 anni interpreta Charlotte nel musical 13. Vi starete chiedendo, ma a scuola non ci va? No, o per essere più precisi, studia da casa con professori privati e con il materiale inviato dalla scuola. Il ruolo di Charlotte le valse il premio dell'Associazione Nazionale del Teatro della Gioventù e nel 2008 inizia la sua prima relazione sentimentale con l'attore Graham Phillips, conosciuto nel cast del musical 13. Con Graham partecipano entrambi ai provini per 13 Broadway, che sarebbe tipo la versione più prestigiosa, e vengono presi entrambi. Insieme si esibiscono a 105 spettacoli e 22 anteprime solo tra l'ottobre del 2008 e il gennaio del 2009, cioè praticamente uno spettacolo al giorno. Cantano una canzone insieme che Ariana pubblica sul suo canale YouTube, ma che oggi non è più possibile vedere perché Ariana l'ha rimossa. Con Graham ha un momento di crisi quando nel 2009 recita nella serie televisiva Victorious. Molti di voi conosceranno già Victorious, questa serie che ha fatto da trampolino di lancio per la carriera di Ariana e di altri componenti del cast. Ma per gli altri, che cos'è Victorious? È una sitcom ambientata in una scuola superiore per le arti dello spettacolo. Ariana Grande interpreta Cat Valentine, una adorabile sciocca dai capelli rossi. Bene, tralasciamo tutto e soffermiamoci sui capelli rossi per un momento, perché se da un lato sono stati il simbolo del suo personaggio, l'hanno resa riconoscibile al grande pubblico, dall'altro Ariana ci ha pizzato i capelli, nel senso che il produttore esecutivo del programma ha preteso che nessuno del cast avesse i capelli castani e per ottenere un rosso impeccabile hanno costretto Ariana a tingerli ogni 2 settimane. Inevitabilmente i capelli di Ariana sono diventati sempre più fragili fino a spezzarsi completamente. L'acconciatura dei capelli tirati all'indietro con la coda, che è divenuta quasi un suo marchio di fabbrica, è in realtà una parrucca. Adesso basta parlare di capelli e andiamo avanti per parlare di Ricky Valentina, una ragazza che nel 2009 ha una relazione con un ragazzo di nome Christian Fortune, di 4 anni più grande di lei. Christian fa l'attore ed essendo il suo primo ragazzo, Ricky non ne percepisce le bandierine rosse. Christian infatti tiene la loro relazione segreta, vuole tutte le password dei suoi account, Facebook, MySpace, Twitter, e ricambia la fiducia dando anche le sue password a lei. Christian fa l'attore, abbiamo detto, e ottiene una parte in Victorious. Torna dai casting e Ricky lo sente parlare in videochiamata. Ricky si avvicina e gli chiede: con chi stai parlando? E lui risponde: la conosci questa ragazza dei capelli rossi, Ariana di Victorious? E lei risponde: sì. Siamo amici, risponde lui. Ricky in quel momento ha pensato che non c'è niente di male. Poi però ha chiesto: e di che cosa state parlando? E Christian ha risposto: Ariana mi stava chiedendo qual è un buon vestito da indossare per sedurre un uomo di 40 anni. Ovviamente nessuno aveva quell'età, quindi Ricky non capisce e va oltre. Siamo nell'anno del ballo di fine anno e Ricky desidera andarci con il suo ragazzo Christian, che si rifiuta di accompagnarla perché la loro relazione è segreta. Poco dopo il ballo lui la lascia, ma Ricky ha le password dei social del suo ex fidanzato e indaga per capirci di più. Va a curiosare tra le chat e scopre decine di messaggi tra lui e Ariana che si organizzavano di nascosto per vedersi nei camerini. Ricky non vuole crederci e pensa che sia impossibile che Ariana sapesse, così decide di contattarla su Facebook, dove avevano l'amicizia, e le scrive un messaggio del tipo: lo sai che io stavo uscendo con Christian mentre stavate insieme? E lui
mi ha tradito con te e voglio fartelo sapere perché quando, capisci, no, stava con me, stava anche con te. Guardiamoci le spalle l'un l'altra, le dice tra ragazze e le manda anche per prova alcune foto di lei con Christian. Sapete cosa ha fatto Ariana? L'ha bloccata. Ricky non ci crede, pensa che sia stato Christian che magari ha accesso anche al Facebook di Ariana, così le scrive dal Facebook di Christian, ma poco dopo cambia password e lei non ha potuto fare altro. Questa storia Ricky la racconta nel 2023, ma andiamo per ordine perché ancora siamo nel 2010, quindi Ariana termina questa sbandata avuta con Christian e torna con Graham. Partecipano agli Emmy Awards e agli occhi di tutti sembrano una bella coppia giovane e appassionata. Tanto che nel 2011 Graham organizza il 18° compleanno di Ariana, che finalmente, come scherzano i parenti, è diventata grande. Il 18° di Ariana è una super mega iper festa a Laguna Beach in pieno stile film americano. Nel 2011, durante una intervista, Ariana ha dichiarato che Graham è una delle persone più importanti della sua vita e che è bellissimo avere qualcuno di cui fidarsi e con cui poter parlare tutto il tempo di qualunque cosa. Poco tempo dopo i due si lasciano, ma rimangono amici, rimangono in buoni rapporti. Victorious per Ariana è stata una bellissima esperienza da fare, ma le ha fatto capire che la sua vera passione è la musica e nel 2010 infatti Ariana inizia a fare sul serio e riesce a ingaggiare il vocal coach Eric Vetro, lo stesso vocal coach, per fare qualche esempio, di Katy Perry, di Pink, di Meghan Trainor. Questo per dire che Eric sa il fatto suo e che Ariana Grande ha avuto un ottimo vocal coach. E così inizia la sua carriera musicale. Mentre girava Victorious, Ariana ha registrato diverse cover di canzoni di Adele, Whitney Houston, Mariah Carey e le ha caricate su YouTube. E che ci crediate o no, Ariana Grande non ha ricevuto un contratto discografico grazie a Eric o grazie a Victorious, ma grazie a YouTube. Infatti un amico di Monte Lipman, che sarebbe il CEO di Republic Records, ha scoperto guardando su YouTube le cover cantate da Ariana Grande e le ha fatte sentire a questo suo amico, il CEO di questa etichetta discografica, che ha subito contattato Ariana e le ha proposto un contratto discografico. Così nel 2011, esattamente quando con Graham si lasciano, registra il suo primo album, che non verrà mai pubblicato perché a quanto pare le canzoni che le hanno scritto, le hanno chiesto di cantare, sono un po' troppo per bambini e Ariana non vuole cantare canzoni per bambini, quindi si rifiuta e aspetta di avere musica e testi come li vuole lei. Continua dunque a recitare nella serie TV Victorious fino all'ultima puntata della quarta stagione e anche a cantare, perché in questa serie TV ogni tanto canta. Nel dicembre 2012, mentre il mondo si interroga sulle previsioni Maya e conta i giorni alla fine del mondo, Ariana canta con Mika Popular Song. Nel 2013 Ariana recita nello spin-off Sam and Cat, dove Sam della sitcom iCarly e Cat, interpretata da Ariana in Victorious, sono due coinquiline che avviano un servizio di babysitter. Inizialmente l'emittente televisiva Nickelodeon aveva pensato di produrre 20 episodi, ma l'alto numero di ascolti ha fatto sì che diventassero 38. Nel luglio 2012 Jay Brooks e suo fratello Luke sì, come sembra, sono gemelli. No, ma io devo intervenire dal futuro per raccontarvi questa cosa bene, perché praticamente non l'avevo capito, non lo sapevo che fossero gemelli, quindi mentre cercavo la foto da inserire nel montaggio di Jay e di Luke, stavo diventando pazzo perché non trovavo la foto di Luke, convinto di trovare solo foto di Jay. Poi appena ho capito che sono gemelli e quindi tipo io non ci avevo capito niente. Niente, mi faceva troppo ridere sta cosa. Scherzano sui social su chi dei due fosse stato in grado di attirare l'attenzione di Ariana Grande. Jay ha twittato questa competizione e ha realizzato un video in cui spiega perché Ariana Grande dovrebbe uscire con lui. I fratelli Brooks
lanciano persino l'hashtag Jay vs Luke for Ariana, che in poco tempo è andato in tendenza su Twitter, tanto che la madre di Ariana si è accorta di questo hashtag e ci ha detto ad Ariana che avrebbe dovuto stare al gioco e rispondere a uno di loro. Ariana non perde tempo e a questo punto che cosa fa? Contatta Jay su Twitter, gli fa avere il suo numero di telefono, iniziano a sentirsi per qualche mese fino a quando i due si organizzano per vedersi a New York per il Capodanno del 2012. Jay e Ariana finalmente si incontrano per la prima volta ed è come se già si conoscessero. In effetti è così, benché i due non si sono mai visti prima di persona, hanno passato mesi a parlare per telefono. In famiglia grande Jay viene accolto a braccia aperte. Frank, il fratello di Ariana, posta alcuni video del loro primo incontro per i fan, ovviamente video recitati in cui ad esempio Jay non appena vede Ariana inciampa. Frank pubblica anche un video di auguri del Capodanno in cui allo scoccare della mezzanotte si vede la coppia baciarsi mentre tutti urlano buon anno. Insomma, Jay e Ariana passano 2 settimane insieme a New York durante le quali non si smollano un secondo. Vanno a pattinare sul ghiaccio, vanno a teatro, giocano al bowling e tutto quello che una coppia di giovani fidanzati fa con calma, loro lo concentrano in quelle 2 settimane perché sanno che Jay tornerà in Australia e tra la distanza e il lavoro non sarà più possibile vedersi e fare queste cose, queste uscite di coppia. Arriva così l'11 gennaio 2013 quando Jay e Ariana si salutano all'aeroporto e si dicono tante cose carine e speranzose. Mi mancherai, è stato bellissimo, non tu mi mancherai di più, continuerà a essere bellissimo, come farò senza di te. Poi arriva e mandami un messaggio e finalmente se ne parte. Non passa neanche un mese e Jay a febbraio torna da Ariana negli Stati Uniti per farle una sorpresa. Ariana però sta lavorando, sta girando il videoclip della canzone The Way insieme al cantante rap Mac Miller. E che succede? Succede che in questo videoclip i due limonano duro, durissimo. Jay è andato per fare la sorpresa e l'ha ricevuta, ma non l'ha presa malissimo, si sono lasciati. Ma ha dichiarato che non si sono lasciati per quel bacio. Dice: so che si tratta di recitazione, ci siamo lasciati per la distanza, perché lei ha bisogno di qualcuno che le stia spesso vicino e io non posso. Se state pensando che con Mac Miller fosse nato qualcosa, per adesso vi sbagliate, perché per ora la situazione è facilmente riassumibile in friendzone. Ariana infatti dice che Mac Miller è solo un amico, il migliore amico del mondo, e Miller, parlando di Ariana, dice che anche per lui lei è un'amica incredibile, fantastica, è bravissima, eccetera eccetera. Ma c'è un però, perché Miller è fidanzata con Nomi Lisur e non da poco tempo, ma da sempre, tipo dal liceo, da quando lui l'ha accompagnata al ballo del diploma, da prima di diventare un rapper ricco e famoso, e con lei non si lascerà prima del 2015, quindi da questo bacio, dallo scandalo per il bacio del videoclip della canzone The Way, passeranno almeno altri 2 anni prima di lui lasciarsi con la sua fidanzata. Jay però non è convinto di far finire la loro relazione così e nei 5 mesi successivi vola spesso in America per vedere Ariana. Vi ricordo che Jay vive in Australia. Passano tanto tempo insieme e postano foto e video su Instagram e su Twitter. Arriva agosto ed estate, gli amori nascono. Ariana canta con Nathan Sykes, girano il videoclip della canzone dal titolo Quasi non basta mai e la cantano insieme in tante occasioni. Questo li porta inevitabilmente a stare parecchio tempo insieme e infatti andiamo per ordine, che altrimenti non c'è gusto. Jay pubblica una foto su Instagram dove dice che è il 10° mesiversario con Ariana e nella didascalia scrive: questa ragazza significa molto per me. Non molte relazioni a distanza funzionano, ma la nostra è diversa. Non siamo solo fidanzato e fidanzata, siamo anche migliori amici l'uno dell'altra. Continuare a essere così innamorati l'uno dell'altro anche quando a volte potremmo essere in mondi diversi significa davvero qualcosa. Sono l'uomo più fortunato su questa terra e ho davvero trovato qualcosa di unico nel suo genere. Una settimana dopo Ariana fa sapere che si sono lasciati e aggiunge un dettaglio che sconvolge tutti. Jay l'ha lasciata con un messaggio e glielo ha inviato
poco prima che Ariana salisse sul palco per iniziare il suo concerto di debutto del suo primo tour intitolato Listening Session, che in italiano possiamo tradurre come sessione di ascolto. Ma il punto non è questo, il punto è che lui l'ha lasciata con un messaggio e gliel'ha mandato prima che lei salisse sul palco per il primo concerto del suo tour. Una merda che... Ma la vita continua per tutti. È dura, ma è così. E alcuni fan iniziano a insultare Jay e a sospettare che tra Ariana e Nathan ci sia qualcosa di tenero. Loro non confermano e non negano, fanno sapere però ai fan che se mai dovesse esserci qualcosa tra loro, i fan saranno i primi a saperlo. Arriviamo così a settembre del 2013, neanche un mese dopo la rottura con Jay. Ariana e Nathan ammettono ai fan la loro relazione. Il 7 ottobre del 2013, il giorno che sarebbe dovuto essere il primo anniversario di Ariana con Jay, Jay accusa Ariana su Twitter di averlo tradito con Nathan. E bisogna leggere che cosa scrive Jay perché dobbiamo riflettere su un punto in particolare della sua lettera, quando dice che se una persona è impegnata non dovresti interferire provandoci come se fosse single. Scrive Jay: sì, sono stato tradito. Sì, fa schifo. Sì, sono stato lasciato per un altro uomo. E questo accade ogni giorno a così tante persone di ogni età. È successo anche a me e sono in una situazione in cui mi viene costantemente ricordato. Come chiunque sia stato tradito è stato difficile per me, ma finalmente sono pronto ad andare avanti. Una volta che sei stato tradito non dovresti mai tornare indietro e io l'ho fatto perché non ero pronto a rinunciare all'amore e a qualcosa che significava tutto per me. Non ero pronto a rinunciare a qualcosa che mi faceva sorridere e essere felice giorno dopo giorno. È quello che fanno le relazioni, ti rendono la persona più felice del mondo e improvvisamente una settimana dopo un miserabile. Qua arriva il punto forte. Ecco perché se conosci qualcuno in una relazione ti prego di non interferire perché stai per distruggere qualcuno e schiacciare il loro mondo. Nathan può essere un bravo ragazzo o una persona dolce, ma ciò che ha fatto è stato completamente sbagliato. Ha interferito nella mia vita e non ha rispettato la mia relazione. Le sue azioni mi hanno impedito di dormire di notte e di vedere il mondo come un luogo bellissimo. Fermiamoci un attimo e poi continuiamo, perché qui Jay sta dicendo che non è colpa sua se con Ariana è finita, che non è colpa di Ariana se con lui è finita, ma che è stato Nathan, perché se Nathan non fosse mai esistito, se si fosse rifiutato di stare con una ragazza impegnata, anche se questa, no, le mostrasse interesse, loro non si sarebbero mai lasciati. E no, caro il mio Jay, non funziona così. E ci tengo a specificare questa cosa perché non si mantiene una relazione impedendo alla concorrenza di esistere. Cioè non funziona così neanche il mercato. Il mondo è pieno di persone e impedire con una morale, un'etica o con la forza a qualcuno di innamorarsi di qualcun altro è impossibile. A parte essere ingiusto nel caso in cui ad esempio si vivono relazioni tossiche, uno magari vuole scappare, vuole cercare un'altra persona. Secondo me Jay l'ha scafazzata, a parte che ne parla come se la donna, in questo caso Ariana Grande, fosse tipo una specie di oggetto incapace di rifiutare le avance del primo che capita. Ma per favore, continuiamo a leggere. Dice Jay: Nathan, se leggi questo, quando le tieni la mano, meglio che la tieni stretta perché stai tenendo il mio mondo. Auguro a entrambi felicità e una bella vita e spero tutto funzioni. Andiamo avanti e qui si rivolge agli haters. Per favore smettila con le interminabili domande verso di me e andiamo avanti. Lasciamoci tipo tutto alle spalle. Grazie a coloro che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato. Penso che sia la cosa migliore per me, sto pensando a me stesso, grazie a tutti, la vita è una cosa meravigliosa. Tutto questo accade alla fine del 2013 perché all'inizio del 2014 un ritorno di fiamma convince Ariana e Jay a tornare insieme. Iniziano dunque una relazione che questa volta però tengono meno pubblica. Che cosa succede però a luglio? Che il nonno di Ariana si ammala gravemente e con tutta la famiglia si trasferisce in Florida per stargli vicino. Solo che non si trasferisce in Florida solo Ariana con la sua famiglia, ma anche tutti gli amici di Ariana
sono andati con lei in Florida per starle vicino. Lo so che state pensando, ma non era il nonno di Ariana gravemente malato? Sì, ma Ariana soffre moltissimo per suo nonno e ha bisogno di tutti, che tutti le stiano vicino. Indovinate chi non è andato in Florida? Jay, che poco dopo viene mollato senza preavviso perché non è stato con lei nel momento in cui aveva bisogno. Big Sean invece è un rapper americano con cui Ariana ha collaborato per qualche canzone, vola di corsa in Florida per vedere Ariana, starle vicino e assicurarsi che stesse bene. I due poco dopo iniziano una relazione e Ariana un bel giorno decide di andare a trovarlo a casa. Si mette alla guida della sua Range Rover Ariana e inizia a fare strada sulle colline di Los Angeles. È giorno, quindi la visibilità è ottima, ma durante il tragitto Ariana ha un brutto incidente stradale. Praticamente a un incrocio una signora le ha tagliato la strada con la macchina, Ariana l'ha sbocciata. La signora scende dalla macchina e avvicinandosi ad Ariana la rassicura dicendole che tipo di non essersi fatto niente, le chiede tu ti sei fatta qualche cosa, la tranquillizza perché vede che Ariana è spaventata. Poi però la signora non appena capito chi fosse le ha detto sai cara credo di essermi rotta una gamba, ma se voi possiamo metterci d'accordo per chiudere la questione qui e ora. Praticamente le ha spillato un po' di soldi con la promessa di non raccontare nulla alla stampa. Meravigliatevi con me perché questa storia l'ha raccontata Ariana Grande e quindi se siamo tutti d'accordo io metterei un bel cartello con scritto o almeno questa è la versione di Ariana. Naya Rivera, l'ex fidanzata di Big Sean, racconta che prima di lasciarsi con Sean la loro relazione stava attraversando un brutto periodo. Lei e Sean litigavano da 5 giorni in cui lui era in viaggio per gli Stati Uniti. Così quando Naya viene a sapere che Sean passerà un giorno da Los Angeles, lei vuole fargli una sorpresa e passare un po' di tempo con lui, un po' di tempo insieme, ma lui le dice che non vuole vederla. Così Naya, che ha le chiavi di casa di Big Sean, pensa di andare lo stesso, apre la porta, entra dirigendosi verso il soggiorno e trova seduta sul divano nella casa del suo fidanzato con le gambe incrociate mentre si ascolta la musica Ariana Grande. Poco tempo dopo Naya ha saputo della fine del suo fidanzamento tramite social e giornali contemporaneamente all'annuncio che Big Sean e Ariana Grande avessero una storia d'amore. Purtroppo Naya Rivera nell'estate del 2020 ci lascia tragicamente in un incidente avvenuto in un lago dove era andata da sola con suo figlio di 4 anni. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'autopsia pare che il suo sia stato un gesto eroico. Ecco perché non appena ho saputo questa informazione su di lei l'ho voluta inserire anche se non c'entra con la narrazione della biografia di Ariana Grande, però lei ha fatto un gesto eroico perché praticamente sia lei che suo figlio stavano annegando per via della vegetazione presente nel fondale del lago Piru in California. Praticamente Naya ha fatto di tutto per mettere il bambino sulla barca fino a rimanere completamente senza forze per riuscire a salire sulla barca anche lei e quindi ha perso la vita così nel 2020 e quindi volevo ricordare questa donna incredibile. Nel 2015 Ariana inizia un tour gigantesco, il The Honeymoon Tour, con spettacoli in America, Europa, Asia, arrivando a fare oltre 80 date e guadagnando solo con questo tour 40 milioni di dollari. Sempre nel 2015 Ariana Grande canta in italiano con Andrea Bocelli nella canzone E più ti penso. D'un tratto però con Big Sean le cose non vanno tanto bene e Ariana inizia una relazione con Ricky Alvarez, un suo ballerino. Ma come è nata la scintilla? Semplice, hanno fatto la tournée insieme e balla oggi e balla domani c'è scappato il bacio in pubblico durante l'esibizione di Ariana al Festival del Pride a New York. Solo che tutti hanno pensato che il bacio facesse parte della performance. Poco tempo dopo però sono stati paparazzati insieme mentre si baciavano in una pasticceria e quindi la relazione è stata in qualche modo ufficializzata. Ma in pasticceria ci sono 3 o 4 perché Ariana ha fatto qualcosa che ha fatto infuriare i fan, gli americani, in generale chiunque altro possa indignarsi vedendo qualcuno che in un negozio di alimentari lecca una ciambella sul bancone che non è la sua, appoggiata sulla vetrina insieme a tutte le altre ciambelle. Per di più, come se non bastasse, dopo questa leccata Ariana, rivolgendosi a Ricky, ha detto qualcosa del tipo che è schifo, odio l'America, che è schifo questa roba, cos'è questa roba, odio l'America. Siamo a conoscenza di questa schifezza
grazie alle videocamere di sicurezza che hanno immortalato il momento. Come ha giustificato questa cosa Ariana Grande? Secondo me con la verità. Cioè, dice Ariana, stavamo giocando obbligo verità. E cosa è successo poi? Che Ariana ha pubblicato su Twitter le sue scuse nelle quali dice di essere orgogliosa del suo paese, di essere americana, dice che ha scelto con leggerezza le parole che ha usato, che sono state prese fuori contesto, ha sottolineato quanto per lei sia importante sensibilizzare sul tema del mangiare in maniera salutare e ha pure fatto un video di scuse nel quale dichiara, disgustandosi di se stessa, che quando ha visto questo video voleva soltanto nascondersi la testa sotto un cuscino e scomparire. La storia con Ricky si conclude in amicizia nel 2016, i due infatti si sono lasciati mantenendo un buon rapporto, tanto che nel 2018 lui ha ricominciato a lavorare per Ariana, questa volta però come videomaker e non come ballerino. Siamo nel luglio del 2016 e dopo la rottura con Ricky Alvarez, Ariana è andata con Miller e Victoria a farsi una vacanza a Disneyland. Hanno giocato a Pokémon Go e sono tornati a casa. Arriviamo così ad agosto, neanche un mese dopo, Ariana e Miller si baciano in un ristorante rendendo pubblica la loro relazione. L'indomani sono stati visti uscire insieme dal tatuatore, perché Ariana è così, a lei piace tatuarsi ogni volta che le succede qualcosa, infatti ha oltre 60 tatuaggi, alcuni dei quali sono stati coperti o semicoperti da altri tatuaggi. A me, vi dirò la verità, non me ne frega niente dei suoi tatuaggi, quindi se c'è qualcuno interessato che magari vuole vederli o scoprire qualche significato dei suoi tatuaggi, vi lascio in descrizione un link che li raccoglie tutti. Allora, arrivati a questo punto del video ci tengo a fare un piccolo disclaimer, perché questa parte del video potrebbe turbare qualcuno, urtare la sensibilità di qualcuno. Lo so, perché io ho pianto parecchie volte, quindi se c'è qualcuno particolarmente sensibile può saltare questo capitolo e andare al successivo, e spero di essere riuscito nel frattempo a mettere i capitoli del video così da non fare brutta figura. Ad ogni modo, siamo a Manchester ed è il 22 maggio 2017. Ariana Grande ha organizzato un concerto e, come potete immaginare, è stadio strapieno e migliaia di fan giovanissimi sono lì da ore per assistere a quello che per loro è l'evento musicale dell'anno. Non capita tutti i giorni che un tour mondiale passa dalla tua città. Nel bel mezzo del concerto un terrorista imbottito di esplosivo esplode, togliendo la vita a 22 persone e ferendone gravemente a centinaia. Questa storia, come la mettiamo, è straziante e a me raccontarvelo mi distrugge. Quello che voglio dire è che tutte quelle persone innocenti vanno ricordate. Per questo di proposito non ho fatto il nome del perché penso che sarebbe come ricordarlo, dirvi qualcosa di lui, che ne so, ad esempio che è cresciuto a Manchester e cercare di capire perché l'ha fatto, boh, che ne so, penso che possa in qualche modo farci empatizzare con lui. Potrei sbagliarmi, io quello che mi sento di fare e che farò è ricordare i nomi delle persone che hanno perso la vita il 22 maggio a Manchester. Lisa, Ellison, Georgina, Kelly, John, Jane, Marcis, Angelica, Courtney, Saffie, Olivia, Martin, Michelle, Philip, Alien, Eilid, Wendy, Chloe, Liam, Sorrel, Megan e Nell. La polizia ha arrestato 23 persone e iniziato indagini fuori di testa dove vengono esaminate 16.000 ore di registrazione di videosorveglianza, ascoltate 1.300 dichiarazioni di testimoni, sequestrando 11.000 referti. Insomma, alla fine non se n'è capito più niente. Sono stati sospesi sia i concerti di Ariana Grande ma anche qualsiasi altro spettacolo in generale in tutta la Gran Bretagna fino al 4 giugno, quando Ariana insieme a molti altri cantanti si sono esibiti in un concerto di beneficenza televisivo chiamato One Love Manchester, evento che ha raccolto 23 milioni di dollari per aiutare le vittime dell'attentato rimaste ferite e le famiglie di chi non ce l'ha fatta. Tra l'altro, piccolo aneddoto del concerto raccontato dalla madre di Ariana, che si trovava lì, racconta che subito dopo l'esplosione, mentre tutti scappavano verso l'uscita, lei correva nella direzione opposta verso il palco, si sentiva di andare controcorrente, perché ovviamente le interessava raggiungere sua figlia. Dice che quando sono tornate a casa ed erano al sicuro, cercavano di capire il da farsi e Ariana è stata
irremovibile. Non suonerò in nessun altro palco se prima non torniamo a Manchester e facciamo un concerto a Manchester. Da qui appunto poi è venuta l'idea dell'organizzazione dell'evento One Love Manchester. Ariana Grande ha in seguito ottenuto un riconoscimento per il suo impegno da parte del Consiglio Comunale, che l'ha nominata prima cittadina onoraria di Manchester. Poco dopo Ariana ha ripreso il tour in Europa, che si è concluso con oltre 875.000 biglietti venduti e un guadagno per l'artista di 71 milioni di dollari. Adesso cambiamo aria con una domanda molto probabilmente che non siete mai posti. Che profumo ha Ariana Grande? Qualcuno l'ha mai odorata? Perché nel 2015 ha fatto produrre ben 6 fragranze, Ariana di mattina, Ariana profumo mezzogiorno, Ariana pomeriggio, Ariana di sera, Ariana di notte e così via. Solo tra il 2015 e il 2017 sono state vendute nel mondo l'equivalente di 150 milioni di dollari in profumi. Quindi non sappiamo che odore faccia Ariana, ma sappiamo che migliaia di persone hanno lo stesso odore. Ma torniamo a noi. Ariana inizia una relazione con Mac Miller nell'agosto del 2016. Passano un annetto insieme, durante il quale fanno qualche canzone, qualche videoclip. A maggio del 2017, abbiamo detto, c'è l'attentato di Manchester e Mac Miller è talmente preoccupato per Ariana che al suo ritorno in America si fa trovare in aeroporto e vuole interrompere il suo tour per stare il più possibile con Ariana. Ma colpo di scena, subito dopo il Coachella a maggio si lasciano, o per meglio dire lei lo lascia, sostenendo che sono tornati amici come prima e che vada tutto bene perché lui è il suo migliore amico, più amico di tutto il mondo. L'indomani però Mac Miller è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo che a bordo della sua Mercedes si è andato a schiantare contro un muro, mentre Ariana contemporaneamente, tipo al suo incidente, esce dal Saturday Night in compagnia della sua nuova fiamma, il comico Pete Davidson. I fan della ex coppia si sono infuriati sul web e hanno iniziato ad accusare Ariana per le stupidaggini compiute da Miller, il quale nel frattempo le ha anche dedicato un album di 10 canzoni. Quello che sta accadendo commuove i fan, che pretendono di sapere per quale motivo si siano lasciati. Ariana risponde su Twitter sostenendo che è assurdo minimizzare il rispetto di sé e l'autostima femminile, dicendo che qualcuno dovrebbe rimanere in una relazione tossica perché le è stato dedicato un album, le è stato scritto un album, e aggiunge: solo Cenerentola è per me, solo Cenerentola è per me, che è una citazione di una sua canzone che indica che solo Cenerentola è la scelta giusta per il principe e che nessun'altra persona possa essere adatta a lui. Ariana continua dicendo di non essere una babysitter o una madre e che nessuna donna dovrebbe sentire di esserlo per il proprio compagno. Conclude ricordando che lei si è presa cura di lui, ha cercato di sostenerlo, di tenerlo sobrio, che ha pregato per il suo equilibrio e che continuerà a farlo. Conclude dicendo che è sbagliato incolpare le donne per l'incapacità di un uomo di tenere insieme il suo equilibrio dopo una rottura sentimentale. Dice Ariana: è un grosso problema, per favore smettetela. Continuerò a pregare per Miller e per le donne che potrebbero trovarsi in situazioni simili. Casey David, la figlia di Larry David, che per chi non lo conoscesse è un comico molto apprezzato dal grande pubblico televisivo americano, nel 2018 è fidanzata da 2 anni con Pete Davidson, l'ex di Kim Kardashian, nonché acerrimo nemico di Kanye West. Ma andiamo per ordine, perché nel 2018, dicevo, dopo 2 anni di relazione, Casey David lascia Pete Davidson, non ha rivelato mai perché l'ha lasciato. Fatto sta che dopo 2 giorni lei lo chiama perché tipo ci ha ripensato e vuole tornare insieme a lui, dice di aver sbagliato, ma lui risponde di no, non vuole tornare, non ci vuole tornare. Passano 2 giorni e Casey David trova sui giornali di tutto il mondo la notizia che Pete Davidson e Ariana Grande escono insieme e hanno una relazione. L'articolo è accompagnato dalla foto della coppia, no, paparazzata insieme. Pete Davidson dopo una settimana ha già coperto il nome della sua ex fidanzata, che aveva tatuato nell'anulare della mano sinistra, e al suo posto si è tatuato P più A, che sarebbe Pete più Ariana.
Casey è distrutta per questo amore nato già così forte, prende un aereo con suo padre per raggiungere la sorella che si laurea e durante il volo piange tutto il tempo abbracciata a suo padre, che lei racconta essere sempre prima un comico e poi qualsiasi altra cosa, anche un genitore, però prima è un comico. E Casey racconta che suo padre, non appena si è calmata un attimo di piangere, l'ha guardata appoggiandole entrambe le mani sulle guance e le ha detto, guardandola con espressione seria dritta negli occhi: Casey, forza, i tuoi antenati sono sopravvissuti all'olocausto. E così lei si è fatta forza ed è riuscita ad andare avanti. Dunque questa è la panoramica dell'ex fidanzata di Pete Davidson e dell'ex fidanzato di Ariana Grande. Circa 2 mesi dopo, il 7 settembre 2018, Mac Miller viene trovato morto a casa sua e l'autopsia rivelerà che la causa del decesso è stata una overdose accidentale di coca, alcol e fentanyl, che sarebbe un farmaco analgesico a base doppio. L'indomani della tragica notizia, Ariana pubblica una foto di Miller sul suo Instagram senza scrivere nulla e un video di Miller con la seguente didascalia, che vi leggo. Ti ho adorato fin dal giorno in cui ti ho conosciuto quando avevo 19 anni e lo farò sempre. Non riesco a credere che tu non ci sia più. Non riesco davvero a capacitarmi. Ne abbiamo parlato tante volte. Sono così arrabbiata, sono così triste, non so cosa fare. Sei stato il mio amico più caro per così tanto tempo, oltre ogni altra cosa. Mi dispiace così tanto di non essere riuscita a eliminare o a portare via il tuo dolore. Volevo davvero farlo. L'anima più gentile e dolce con dei demoni che non ha mai meritato. Spero tu stia bene ora. Riposa in pace. Ariana Grande e Pete Davidson fino a quel momento hanno vissuto una storia d'amore molto intensa, fatta di ex fidanzati lasciati contemporaneamente, tatuaggi di coppia, di eventi pubblici in cui partecipano e si divertono. Lei pubblica una canzone intitolata Pete Davidson in un suo album, si fanno altri tatuaggi di coppia, tutto questo tipo in un mese, da maggio a giugno 2018. Arriva l'anello a giugno, un anello di fidanzamento che Pete regala ad Ariana, che appena annuncia il loro matrimonio, anello costato $93.000 e fatto realizzare apposta per lei. Si vocifera che la coppia, no, stia organizzando per il 2019 il matrimonio e Ariana stessa lo conferma queste voci dichiarando di aver iniziato i preparativi. Vanno a convivere nella stessa casa a New York e adottano persino un maiale. Ma dopo la tragedia accaduta a Miller, la coppia Ariana Grande e Pete Davidson si rompe. Pete Davidson ha in seguito dichiarato che dopo la morte di Miller ha capito che fosse finita e che ha detto ad Ariana: fai quello che devi fare, sarò qui finché vorrai, non vorrai che io sarò qui, che io sia qui. Vabbè, ciao. Quello che è successo è stato davvero orribile e non riesco a immaginare davvero cosa significhi. Lei gli voleva molto bene e le hanno detto un sacco di cose brutte. Finita la storia con Pete Davidson, Ariana torna alla sua vita, ai suoi tour mondiali, ai suoi profumi, ai suoi videoclip musicali e adotta il cane di Miller, aggiungendolo ai suoi 8 cani. Ha una breve storia con Mickey Foster, un cantante del gruppo Social House, il gruppo che apre i concerti di Ariana Grande, ma questa storia dura soltanto qualche mese e nel 2019 c'è un ritorno di fiamma inaspettato, cioè in realtà due, uno con Graham e l'altro con Sean, solo che con Graham è durato praticamente niente, mentre con Sean invece per un periodo, seppur breve, sono tornati insieme. Solo che nel 2019 Big Sean è fidanzato con Jhené Aiko, anche lei è una cantante, ma non appena Sean rivede Ariana Grande non ce la fa a non lasciare la sua ragazza per lei. Giusto in quel periodo Big Sean e la sua fidanzata Jhené Aiko hanno avuto un momento di crisi dal nome Ariana Grande. Jhené Aiko, come se non bastasse, ha scoperto che ormai fosse definitivamente finita tramite alcune foto postate sui social dalla coppia. L'ex fidanzata quindi non se l'aspettava, si è sentita distrutta da questa notizia e alcuni suoi fan hanno cercato di consolarla postando su Instagram messaggi di conforto e lei sotto uno di questi ha scritto: non piangete per me, sono già morta. Quello che è successo dopo non si può capire, perché tutti si sono convinti che fosse un messaggio da Dio e che volesse farla finita. Poco dopo però Jhené per fortuna ha cancellato questi commenti e quelli sotto, ha ricevuto un sacco di solidarietà
e di affetto da tutti. Ariana Grande alla fine del 2019 cerca casa e conosce Dalton Gomez, un agente immobiliare di case di lusso. L'agenzia per cui lavora ha solo clienti ricchi e famosi. Dalton per esempio ha venduto la casa a Miley Cyrus, a Justin Bieber e a molti altri. Insomma è il 2020 quando Ariana e Dalton si innamorano e lui non le vende più la casa ma va a convivere con lei a Los Angeles, dove trascorrono la quarantena insieme. A dicembre 2020 Ariana e Gomez si fidanzano e lui per l'occasione fa realizzare un anello con una perla che si trova niente proprio di meno che in un fermacravatta del nonno di Ariana. Così a che ci sono, con una cerimonia intima, il 15 maggio 2021 Ariana Grande e Dalton Gomez convolano a nozze, fanno il grande passo, si sposano. Incredibile solo a pensarci, una star mondiale e un agente immobiliare, mentre i fan si interrogano sul significato di vero amore e del perché Dalton sia il principe di questa Cenerentola, passano 2 anni e Ariana si trasferisce a Londra per girare il film Wicked. È qui che Ariana conosce Ethan Slater, il marito di Lily, con la quale ha da circa un anno ha avuto un figlio. Ariana ed Ethan si conoscono sul set di Wicked a Londra, mentre sono entrambi sposati, si innamorano ed entrambi chiedono il divorzio ai rispettivi partner. Lily durante un'intervista ha dichiarato che lei e suo figlio sono solo il danno collaterale della storia d'amore tra Ariana Grande e il suo ex marito. In questa intervista, rilasciata 24 ore dopo che Ethan le ha chiesto il divorzio, Lily dice che secondo lei Ariana Grande non è una donna che sostiene le donne. Ovviamente ci sono state date le motivazioni di questo divorzio, perché sì, i fan vogliono sapere, noi vogliamo sapere perché non ha funzionato con Dalton, e lei dice che non erano compatibili, mentre Dalton invece è convinto di non aver saputo gestire la fama di Ariana Grande, di avercela messa tutta per recuperare il rapporto, ma che fondamentalmente dice secondo me non ha funzionato sin dall'inizio. A settembre dello stesso anno, il 2023, la nuova coppia di divorziati va a convivere a New York, mentre lui si prepara per il ruolo da protagonista del musical Spamalot, che sarebbe tipo una rivisitazione di Camelot con Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Siamo ad ottobre 2023, quando sto praticamente finendo di preparare questa biografia, e la relazione con Ethan pare funzionare. Chissà se dureranno insieme fino al 2024. Comunque, per quanto riguarda Ariana, di recente ha fatto sapere di essere stufa di dover apparire sempre bella, giovane, perfetta e soprattutto senza rughe. Ha rilasciato un'intervista in cui parla apertamente della decisione di non volere più ricorrere al Botox, al filler, alla chirurgia estetica. Ariana dice basta, voglio vedere sul mio viso le tanto meritate rughe del sorriso e quelle del pianto, e spero che quelle del sorriso diventino sempre più profonde. Oggi rido di più e penso che invecchiare possa essere un bellissimo processo. In questa intervista Ariana, che ci tengo a ricordarlo, ha 30 anni, secondo me fa il discorso del sazio che dice al digiuno che bisogna mangiare di meno, ma comunque noi le auguriamo tutta la gioia e l'amore e le rughe che il suo cuore desideri. Di Ariana Grande in questa biografia mi sono preso la libertà di non menzionare l'uscita degli album e i successi strepitosi che l'hanno vista spesso nella top 10 della classifica mondiale. L'ho fatto perché non ho voluto interrompere la narrazione con numeri e classifiche e date, ma non possiamo esimerci dal ripercorrere qualche successo, dal dire qualcosa che ha accompagnato la carriera di Ariana Grande. Il suo primo album, ad esempio, neanche il tempo di uscire, che si è posizionato primo in classifica. La canzone è Thank You Next, quella in cui parla degli ex fidanzati, e decine di altre sue canzoni sono rimaste prime in classifica per settimane. Ce ne sono alcune pure per 80, per 100 settimane di fila nella classifica tipo della top 10. È stata nominata Donna dell'anno da Billboard nel 2018. Ha vinto il Grammy per il miglior album vocale nel 2019, il Grammy per la migliore performance pop nel 2021. I suoi video musicali sono stati riprodotti più di 1 miliardo di volte. Ha il record di singoli che sono stati nelle prime 10 posizioni in classifica. I suoi album hanno venduto centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Ha realizzato una linea di profumi e una di cosmetici. È stata la coach più pagata nella storia di The Voice America. Sto tralasciando migliaia di altri premi e riconoscimenti che la rendono una vera icona, una vera star della musica nel mondo. Quindi facciamole un grande augurio per il futuro e per le rughe e per gli amori e per tutto quello che vuole, e basta. Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Vi
ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale, di consigliare il canale, che su Pumpling con il codice biografo potete scegliervi un paio di calze gratis. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo con una nuova biografia e basta.